Con questa notizia il mercato dell'orologeria è stato sconvolto. Rolex infatti ha appena comunicato il proprio ingresso nel mercato degli orologi di seconda mano. Ma cosa significa? Si dice che un orologio Rolex sia per sempre ed è anche parte della comunicazione del marchio con il motto Perpetual. Ci sono orologi che hanno più di 40 anni, 50 anni, 60 anni e ancora mantengono quella solidità che solo un orologio Rolex può avere. Ci sono orologi che sono stati portati fino alle cime dell'Everest e orologi portati alle profondità della fossa delle Marianne e vedendoli sono ancora solidi e perfetti. Sono dei veri tool watch. Con il comunicato di qualche giorno fa, Rolex entra ufficialmente nel mercato degli orologi di seconda mano. Ma cosa significa questo? In pratica il marchio offrirà una garanzia di 2 anni e un certificato di originalità per gli orologi usati venduti tramite rivenditori autorizzati. Ma adesso capiremo meglio cosa significa. È ormai risaputa l'importanza del mercato secondario, quindi il cosiddetto grey market. È infatti stato stimato a un valore di circa 20 miliardi, quindi delle cifre particolarmente rilevanti per il settore dell'orologeria. È naturale dunque che i marchi vogliano avere un ruolo fondamentale anche quando l'orologio esce al di fuori del proprio negozio, quindi nel caso degli orologi usati. Questo sia per una questione di business, quindi puramente economica, che per una sicurezza per il cliente finale che si affaccia ad acquistare un orologio usato. Ma capiamo adesso come funziona questo programma, perché al diffondersi delle notizie non tutte le informazioni erano chiare, nonostante il comunicato stampa fosse totalmente lineare. Questo servizio sarà solamente legato ai rivenditori autorizzati, che potranno vendere orologi di secondo polso certificandoli come Rolex Certified Pre-Owned. Il cliente potrà vendere o acquistare tramite il rivenditore autorizzato un orologio usato che abbia però più di 3 anni. Quindi non sarà possibile acquistare un orologio dal rivenditore autorizzato e riproporglielo come orologio di secondo polso subito dopo. Questo programma Rolex Certified Pre-Owned non comprende la possibilità di poter portare il proprio orologio da un rivenditore autorizzato solamente per avere una nuova garanzia e una certificazione di originalità. Questo programma dunque è legato solamente all'acquisto e alla vendita dell'orologio, quindi al processo che avviene tra l'orologio usato e il retailer. Dunque io che magari possiedo un orologio usato senza garanzia non potrò andare dal retailer per avere questa certificazione di originalità e una garanzia aggiuntiva. Spiegato in parole povere, quindi se io possiedo un orologio con la garanzia e questa garanzia è andata persa, non potrò andare dal retailer a farmi certificare nuovamente l'orologio per ottenere questo Certified Pre-Owned. Quindi la garanzia Certified Pre-Owned la otterrò solamente con l'acquisto di un orologio usato certificato da retailer. Rolex ha comunicato che solamente i negozi Bucherer in tutta Europa aderiranno a questo programma Certified Pre-Owned. Dalla primavera del 2023 anche altri retailers potranno aderire a questa iniziativa, ma saranno comunque selezionati, quindi non tutti avranno accesso a questo programma. Ora la domanda sorge spontanea ed è anche una delle domande più ricorrenti nell'ultimo post che abbiamo fatto su Instagram. Che prezzi avranno questi orologi? Guardando la sezione Rolex Certified Pre-Owned di Bucherer avremo modo di farci un'idea generale su quali saranno i prezzi di questi orologi usati, non meno del listino e non meno del mercato. Dunque le cifre di questi orologi usati saranno sì maggiori al listino, ma anche maggiori rispetto alla cifra di mercato che magari è consultabile su altre piattaforme online non ufficiali. Ovviamente dovete immaginarvi che un certificato ufficiale Rolex sarà in condizioni perfette, perché è la casa madre che lo revisiona, lo mette a nuovo e lo certifica come Rolex Certified Pre-Owned. Era proprio sulla questione prezzi che la maggior parte di noi aveva dei dubbi, perché vendere un orologio ancora in catalogo, quindi acquistabile a listino nonostante i tempi di attesa piuttosto lunghi, venderlo a un prezzo maggiore del listino come Certified Pre-Owned non avrebbe avuto molto senso. Altri invece si sono immaginati di vedere questi Rolex usati ufficiali a meno del listino, dato che si tratta di orologi usati, però questo avrebbe danneggiato completamente il mercato e non avrebbe avuto molto senso per Rolex. E qui sorge un altro punto interrogativo. Perché io dovrei acquistare un orologio a più del listino e a più del mercato? Le motivazioni che ci immaginiamo sono 2.
Da una parte l'affidabilità del servizio Rolex, perché dall'altra parte non c'è alcun soggetto esterno, se non la casa madre, a poter certificare i propri orologi. Nonostante ci siano laboratori ed esperti che sanno operare in maniera estremamente dettagliata su questi orologi, sanno fare ogni tipo di service, manutenzione o riparazione, ma nulla vale come la parola ufficiale di Rolex. D'altra parte è normale che sia così e ci stupiremmo del contrario. La parola di Rolex come casa madre è l'unica che può certificare ufficialmente i propri orologi. Dunque la cifra di mercato maggiore è data dall'affidabilità. Perché ha più del listino? Beh, su questo entrano in gioco tutte quelle dinamiche di domanda e offerta e speculazione che ci sono nel mercato dell'orologeria e nel mercato di Rolex in questo momento. Gli effetti di questa mossa li vedremo col tempo, perché ovviamente avrà degli effetti sul mercato secondario, o almeno noi ce li aspettiamo. Cosa ne pensiamo noi? Beh, è difficile trovare un punto comune, anche perché ognuno ha pareri contrastanti, anche all'interno di US Team. Rimanendo il più oggettivo possibile, possiamo concordare tutti che acquistare un Rolex usato è estremamente rischioso, anche per chi conosce il mercato, conosce gli orologi e li vede tutti i giorni. Io stesso sono rimasto sbalordito in certi casi come alcuni orologi apparentemente perfetti avessero poi alcune caratteristiche un po' strane, quindi magari una lunetta non originale, una lancetta che aveva qualcosa di sbagliato o un bracciale con una chiusura non buona. Ovviamente per un esperto che vede orologi tutti i giorni, riconoscere queste caratteristiche e quando un orologio non va bene è più facile rispetto a una persona normale che vuole acquistare un orologio usato. Potremmo parlare per ore di questa scelta, ma alla fine ognuno avrà opinioni diverse, perché c'è chi penserà solamente all'aspetto commerciale, quindi a quanto Rolex guadagnerà dalla vendita di orologi usati, e c'è chi invece parlerà di reseller, quindi di come influenzerà il mercato dell'usato da parte di chi vende, oppure dalla parte di chi l'orologio lo compra, quindi il cliente finale, di come verrà tutelato. Ora però sono curioso di sapere tu cosa ne pensi.